Ciao, sono Mitch e oggi parleremo di micro LC. Prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale e attivare la campanella in modo da rimanere aggiornato su tutte le novità che pubblichiamo. Ti ricordo inoltre che se hai dubbi o domande sulla presentazione e su quello che diremo oggi, di lasciarle nei commenti. Sarà mia premura rispondere il prima possibile. Detto questo, andiamo alla presentazione. Allora, che cos'è micro LC? Micro LC è un orchestratore di micro frontend. Ma prima di iniziare a parlare di micro frontend, probabilmente è meglio avere una panoramica esaustiva di tutto. Allora, io mi chiamo Michel Murabito, tutti mi chiamano Mitch e sono un developer advocate in mia platform. Il mio ruolo è supportare gli sviluppatori, quindi se hai domande sulla tecnologia, diciamo, sia della presentazione di oggi che più in generale, se hai domande, diciamo, relative al mondo dello sviluppo software, non esitare a contattarmi e sarà mia premura aiutarti. Diciamo che il mio lavoro è quello di essere il miglior amico degli sviluppatori. Detto questo, prima di parlare di micro frontend, è bene fare un excursus della tecnologia diciamo, tecnologia web da quando abbiamo iniziato ad oggi. Allora, all'inizio avevamo un client che interrogava un server e il server restituiva delle pagine HTML già complete. Quindi, in caso di una tabella, ad esempio paginata, andando sulla pagina 2 veniva fatta una nuova richiesta al server che generava una nuova pagina e la ritornava. Questa cosa è evoluta dando alle persone la possibilità di avere un front-end. Con l'uscita di Ajax, delle chiamate asincrone e dei formati di scambio file standard, è stato possibile dividere il front-end dal back-end. Quindi sostanzialmente c'era la possibilità di avere un'applicazione front-end che veniva caricata e questa, una volta caricata, chiedeva i dati al server. Quindi ai cambiamenti di pagina oppure al cambiamento di una tabella o dei dati all'interno di una tabella, il front-end non veniva ricaricato totalmente, ma faceva una richiesta asincrona al server che rispondeva coi dati che popolavano o aggiornavano la pagina. Ulteriore step fatto, diciamo, sulla parte di back-end è stata quella dei microservizi. Diciamo che i microservizi hanno aggiunto alcuni vantaggi e alcune complessità. I vantaggi principali sono quelli di dividere l'applicazione in più servizi. Questi servizi indipendenti, quindi possono funzionare con tecnologie diverse, linguaggi diversi, framework diversi e vengono, come dire, contattati tramite un API Gateway, che è un nuovo componente che permette appunto di contattare i microservizi senza dare l'onere al front-end di conoscere dove questi microservizi risiedono. Questo approccio, come abbiamo detto, ha portato alcuni vantaggi. Il primo fra tutti è quello di poter dividere il back-end unico in tanti piccoli back-end, ognuno con responsabilità diversa, ma soprattutto ognuno creato anche con tecnologie diverse, se diciamo si vuole fare. Questa cosa ovviamente ha portato un vantaggio non indifferente, cioè quello di permettere alle persone, a team diversi, di lavorare su pezzi del backend diversi, scegliendo e adottando, diciamo, in maniera facile la propria roadmap tecnologica, quindi scegliendo il proprio linguaggio, la propria tecnologia e il proprio, come dire, stack tecnologico preferito. Nonostante l'enorme evoluzione sul back-end, sul front-end si è sempre fatto poco. Diciamo sì, le tecnologie, i framework e i linguaggi hanno subito una notevole evoluzione, ma lato tecnologia e architettura, diciamo che questa evoluzione non è stata così forte. Una delle prime novità grosse da quando sono state introdotte le chiamate asincrone è stata appunto quella di creare i micro front-end. Allora, i micro front-end traspongono il concetto di microservice sul front-end, quindi permettono a team diversi di lavorare allo stesso sito, alla stessa applicazione, utilizzando tecnologie diverse. Questi micro front-end poi sono particolarmente adatti per collegarsi al, diciamo, microservizio. In questo modo un team può gestire tutto il ciclo di vita di un pezzo dell'applicativo, permettendogli di creare, ad esempio, le interfacce grafiche per poi configurare il server che fornisce i dati oppure, insomma, utilizza delle funzionalità ad hoc per quel pezzo di micro front-end. Ok, cosa sono i micro front-end? Quindi il micro front-end, un pochettino come abbiamo già visto, permettono di dividere un front-end monolite in più micro front-end.
permettono di lavorare a più parti del, diciamo, progetto, anche a team diversi, senza che questi debbano necessariamente coordinarsi. Inoltre permettono a tutti i team di avere e di sfruttare le tecnologie che meglio conoscono o che meglio si prestano per risolvere quel determinato pezzo di, diciamo, di front-end. Alcuni dei vantaggi sono, ad esempio, quelli di poter modellare i front-end in base al dominio di business, permettono di, diciamo, adottare appieno la cultura dell'automazione, decentralizzare lo sviluppo, rendere indipendente il deploy e isolare i fallimenti. Ok, quindi in questo caso, se un micro front-end ha dei problemi, non coinvolgerà il resto dei micro front-end. I micro front-end si dividono in due grossissime categorie, quelli orizzontali e quelli verticali. La differenza sostanziale è che nei verticali ogni pagina del nostro applicativo è un micro front-end slegato, quindi due pagine diverse sono due micro front-end diversi e questi micro front-end vivono, diciamo, di tecnologia propria, deployati in maniera propria e sono assolutamente slegati. Su quello orizzontale invece su un'unica pagina possono essere inseriti più micro front-end. In questo modo la pagina è una composizione di micro front-end, ok? Quindi, per schematizzare un po', nella versione orizzontale noi abbiamo ad esempio l'header, il content e il footer lavorati da tre team diversi, giusto un esempio. Su quella verticale invece abbiamo la pagina 1 e la pagina 2 che sono lavorati da due team diversi. MicroLC permette di utilizzare i micro frontend in entrambi i modi. Nello specifico, MicroLC permette di creare micro frontend verticali. MicroLC Element Composer permette di creare elementi, diciamo, micro frontend orizzontali. Oggi in questa presentazione approfondiamo MicroLC, quindi solo la versione verticale, ma se diciamo hai dubbi o domande su MicroLC Element Composer o ti piacerebbe un video doc, scrivilo nei commenti e cercheremo di fare un successivo episodio dove approfondire effettivamente l'Element Composer. Ok, quindi parliamo di MicroLC. Allora, alcune caratteristiche di MicroLC che lo rendono un ottimo strumento per orchestrare micro frontend. Allora, il primo è che è flessibile, permette di splittare, diciamo, architetture monolitiche sul front-end in pezzi più piccoli e orchestrarli direttamente con MicroLC. Permette di utilizzare il framework che si vuole, quindi si potrebbe utilizzare React, Angular, Vue o addirittura Vanilla JavaScript. Permette di velocizzare il lavoro perché alcune parti, come ad esempio gli asset, la logica di mantenimento e così via, sono già gestite dal framework ed è scalabile perché permette di creare ed editare applicazioni utilizzando appunto componenti riutilizzabili. Andiamo ad alcuni altri, diciamo, caratteristiche di MicroLC. Allora, MicroLC orchestra alcune cose, by default, quindi ad esempio tutta la parte di analytics, di users data, di plugin, di pagine di errori, asset e customizzazioni sono gestite out of the box diciamo, da MicroLC. Permette di fare un editing quick, quindi sostanzialmente le integrazioni vengono scaricate in fase di runtime tramite una configurazione e se questa configurazione cambia nel tempo non c'è bisogno di rideployare tutto l'applicativo, ma basta semplicemente aggiornare l'applicativo e da quel momento in poi, quando la nuova configurazione verrà scaricata, sarà MicroLC a occuparsi di diciamo, fornire la configurazione nuova e aggiornare i plugin. È sicuro by default perché appunto diciamo, essendo solo un orchestratore di micro frontend, la parte di sicurezza è intrinseca ed è gestita separatamente dal backend, che può essere diciamo, un backend custom creato da voi, e inoltre permette di avere una comunicazione tra plugin. Questa cosa è possibile farla in vari modi e li vedremo meglio nel corso di questa presentazione. Ok, come funziona MicroLC? Diciamo in maniera molto schematica. Un utente decide di diciamo, aprire una pagina del nostro applicativo. A quel punto viene servito il front-end container. Il front-end container, prima di avviarsi, ha necessità di due informazioni. Una è
authentication e l'altra è configuration. Queste due autenticazioni, queste due configurazioni vengono scaricate e a quel punto MicroLC è pronto a lavorare. Ora, lasciamo stare i casi specifici di come funzionano queste configurazioni. Basti sapere che i plugin di MicroLC vengono caricati a runtime, quindi una volta che MicroLC ha scaricato le informazioni sulla configurazione e una volta che l'utente naviga sulla pagina in cui è presente un plugin, MicroLC si preoccupa di andare, diciamo, a prendere questo plugin e caricarlo. Il plugin a sua volta può essere collegato a un suo backend slegato, diciamo, da questo progetto, può a sua volta ricevere ulteriori configurazioni e può comunicare con altri plugin. Quindi, per quello che abbiamo detto, per funzionare MicroLC ha bisogno di un backend che serve minimo queste due, diciamo, configurazioni. La prima è authentication, la seconda è configuration. Inoltre, ogni plugin può avere, se diciamo, ne ha necessità, una configurazione ad hoc e questa configurazione in genere viene messa in un endpoint che è configuration/element, dove element è un ID che rappresenta la nostra configurazione. Ok, quindi abbiamo detto che quando l'utente scarica MicroLC vengono fatte queste due chiamate. Una cosa importante, le due chiamate vengono fatte in parallelo. Il motivo è semplice, siccome prima di potersi avviare MicroLC ha necessità delle informazioni di queste due chiamate, farle in parallelo permette di ottimizzare il tempo. Andiamo a vedere Authentication. Authentication contiene prevalentemente tre parametri. Il primo parametro è questo boolean che diciamo la proprietà è isOutNecessary, che in questo caso è impostato a true, e due link, uno userinfo URL e l'altro userlogout URL. Il primo, userinfo URL, serve a MicroLC per sapere dove si trovano le informazioni dell'utente, come ad esempio nomi e cognomi, a che gruppi o che permessi diciamo, l'utente ha e altre informazioni di questo tipo. Il secondo link, user logout URL, è un link che serve a MicroLC per generare il bottone di logout in modo da permettere agli utenti logati eventualmente di sloggare. Ora, una cosa importante, se isOutNecessary è a false, queste due chiamate non verranno mai fatte. Quindi MicroLC si configurerà in modo da, diciamo, non tener conto del fatto che l'utente possa essere loggato. La parte di configurazione, invece, configuration, è un pochettino più complicata. Ci sono sicuramente 5 proprietà che contengono molte informazioni e ora andiamo a vedere esattamente che cosa queste informazioni contengono e a che cosa servono. Prima di farlo andiamo a vedere un giro completo di come funziona, diciamo, MicroLC. Allora, MicroLC, quindi ipotizziamo di andare nella nostra applicazione, potrebbe essere ostata su un dominio come www.miaapplicazione.com/ oppure un indirizzo IP tipo 192.168.1.1 React App 1. Quando questa, diciamo, viene richiesta questa pagina, MicroLC scarica autenticazione e configurazione. Nella configurazione trova che React App 1 è un'applicazione front-end, micro front-end, ospitata all'interno di un determinato host, in questo caso host posta 3001. Quindi MicroLC va a scaricare il codice di questo plugin, inglobarlo e avviarlo all'interno della pagina in un container. Questo plugin ovviamente ha tutta la possibilità di contattare il suo backend, ma questo è facile, basta fare una chiamata, diciamo, HTTP a un indirizzo, diciamo, assoluto e comunque l'indirizzo, se è impostato per funzionare in questo modo, non ha alcun tipo di problema. Inoltre MicroLC, diciamo, il plugin scaricato da MicroLC può richiedere una configurazione aggiuntiva per magari configurarsi in un determinato modo. Questo probabilmente è un primo modo per passare un dato all'interno di un plugin. Il secondo modo per passare un dato all'interno del plugin è questo qua. Ipotizziamo che a React App 1 aggiungiamo un getParameters id uguale a 1. Quando MicroDC si occuperà di andare a reperire il micro frontend su host 3001,
Assieme al path passerà anche questo getParameters, quindi il plugin lo riceverà, lo potrà leggere e potrà utilizzarlo ad esempio per configurarsi. Immaginate una pagina di prodotto, quindi di dettaglio di un prodotto di un e-commerce, in cui passiamo l'ID del prodotto e il plugin saprà che a quel punto dovrà contattare il suo backend per reperire le informazioni di quel determinato prodotto, scaricarle e utilizzarle per visualizzare effettivamente la scheda del prodotto. Inoltre, una cosa importante che abbiamo detto, ma che probabilmente è meglio rimarcare, è che il plugin viene scaricato e avviato all'interno della nostra applicazione. Quindi a tutti gli effetti il codice che noi stiamo avviando viene avviato all'interno del nostro, diciamo, spazio. Quindi questi plugin hanno anche accesso al local storage. Cosa significa? Significa che ad esempio un plugin potrebbe scrivere dei dati, come ad esempio un token di autenticazione se è un plugin che si occupa di fare l'autenticazione, e gli altri plugin potrebbero andare a leggere dal local storage questo token di autenticazione per utilizzarlo ed effettivamente fare delle chiamate autenticate. Una cosa che non ho detto è che MicroLC è open source. Lo trovate su github.com/micro-lc. Tutti i contributi sono benvenuti, quindi se avete suggerimenti, modifiche o altro che pensate possa essere utile a MicroLC, fatecelo sapere oppure contribuite direttamente. Se il progetto vi piace, vi ricordiamo di votarlo dandoci una stellina all'interno di GitHub, sarebbe un riconoscimento molto molto apprezzato. Detto questo, una volta che il servizio viene avviato, quello che succede è più o meno quello che vediamo all'interno di questa slide. Andiamo a vedere nel dettaglio il menu laterale. Ora, il menu è laterale esclusivamente perché una configurazione che andiamo a vedere fra poco è impostata per farlo visualizzare lateralmente. Nella demo che faremo alla fine di questa presentazione vedremo che effettivamente è possibile configurare il menu in altre posizioni. Allora, il primo tipo di elemento che possiamo avere all'interno del menu è l'href, che permette di effettivamente aprire un'altra pagina nella stessa finestra o in una nuova finestra. Questo effettivamente permette di diciamo, navigare l'applicazione verso un altro dominio, un altro IP e così via. Il secondo tipo di elemento è iframe, quindi possiamo indicare un indirizzo e il contenuto di quella determinata pagina verrà caricato nel box nero come iframe. Questo, diciamo, ci permette di mantenere anche sistemi legacy che per qualche motivo non possono essere aggiornati. Un'altra categoria interessante è quella dei container che permettono di aggregare più voci del menu insieme. L'ultima, che è quella secondo noi più interessante, è l'integrazione dei plugin tramite una libreria che si chiama Qiankun. Torniamo all'autenticazione. Allora, authentication, una volta che quel is out necessary è true, cosa succede? Succede che Michele C si preoccupa di andare a effettuare una chiamata alla diciamo, configurazione e l'endpoint per ritornare i dati e i permessi dell'utente. Questa cosa è necessaria perché i dati dell'utente e soprattutto le informazioni sui gruppi e i permessi che ha possono essere utili a capire se alcune voci del menu e alcuni plugin sono disponibili oppure no per quell'utente. Questa cosa viene fatta tramite un sistema di ACL che non vedremo nel dettaglio in questa presentazione, ma anche in questo caso, se è un argomento di tuo interesse, scrivilo nei commenti e proveremo a fare dei video ad hoc anche su quel tema. Quindi, ritornando alla configurazione, abbiamo detto che se questo booleano è true, viene fatta una richiesta all'API per ottenere le informazioni dell'utente, per ritornare utenti e, come si dice, permessi dell'utente, in modo da visualizzare o no alcuni plugin e alcune voci del menu. Ok, una cosa importante che abbiamo già accennato, ma che è importante rimarcare, è che MicroLC necessita di queste configurazioni. Quindi, ad esempio, MicroLC necessiterà sempre di una configurazione per capire come avviarsi, sia in maniera grafica, quindi qual è la sua configurazione grafica, sia per sapere quali plugin sono presenti, dove si trovano, eccetera, eccetera. Questa configurazione viene servita da un backend
che nel repository Git trovate, diciamo un mock server che simula questa cosa, ma non è obbligatorio utilizzarne uno specifico, quindi potreste utilizzare il vostro backend semplicemente integrando queste chiamate. Andiamo a vedere un pochettino tutte le proprietà della configuration. Partiamo dal tema. Allora, il tema è obbligatorio perché MicroLC ha necessità di alcune informazioni per capire come avviarsi a livello grafico e nello specifico contiene, diciamo, più o meno questi valori. Una nota importante, ovviamente, tutte queste informazioni le trovate all'interno della documentazione e il link alla fine di questa presentazione è in descrizione in questo video. Allora, andiamo per ordine. La prima informazione del tema riguarda l'header, quindi il titolo della pagina e eventualmente una favicon, in modo da configurare titolo pagina e appunto l'iconcina. Poi sono disponibili alcune informazioni, ad esempio sul logo e sulla navigazione del logo, quindi quale logo mostrare e cosa succede una volta che l'utente clicca su quel logo. Una cosa importante che potete notare su questa configurazione è che esistono due versioni del logo, una light e una dark. Il motivo è presto detto, MicroLC supporta la possibilità di utilizzare due temi, uno chiaro e uno scuro. Un'altra cosa sono variabili che permettono di personalizzare i colori, in questo caso ad esempio abbiamo un primary color red, oppure potremmo diciamo, utilizzare la codifica esadecimale, e dove si trova il menu. Nel caso specifico, nell'esempio che avete visto, il menu si trovava in Fixed Sidebar, nell'esempio che scaricheremo e proveremo sarà come top bar. Gli analitici, un'altra voce di questa configurazione sono gli analitici. Questa, diciamo, configurazione è opzionale e molto velocemente contiene le informazioni di tracciamento di Google Analytics più l'informativa della privacy. Sono opzionali perché non è magari necessario nel vostro caso utilizzarle e quindi configurarle. L'help menu, anche in questo caso l'help menu è opzionale e permette di configurare un'icona e un link a questa icona che permettono di raggiungere un'eventuale documentazione o magari un eventuale sistema di ticketing. Nel caso specifico, se configuriamo questa proprietà con help link e un determinato link, sulla barra in alto vedremo quell'icona con il punto interrogativo che una volta cliccata ci porterà al link che abbiamo inserito prima. Plugins. Allora, plugins probabilmente è una delle parti più interessanti. Ovviamente plugins è una proprietà richiesta. Nel caso specifico è un array di oggetti. Questo array di oggetti contiene una voce di menu ed un plugin per ogni elemento che andiamo a inserire. Andiamone a vedere, in questo caso, uno per esempio. Allora, ogni plugin deve avere un ID, questo ID è univoco, quindi ogni plugin all'interno della nostra applicazione deve avere un ID diverso da tutti gli altri. Poi sono presenti alcune informazioni relative alla label da mostrare sul menu, ad esempio laterale o in alto, l'icona eventualmente da utilizzare e l'ordine del menu. La parte più interessante è questa qui, la integration mode, che in questo caso è qui Ancun, e il plugin root, che in questo caso è l'URL dell'applicazione che attiverà questo plugin. Su plugin URL invece abbiamo l'indirizzo URL dove troviamo fisicamente il plugin che vogliamo avviare. Come vedete da questa slide, effettivamente con questo tipo di integrazioni i micro front-end vivono di vita propria, quindi stanno su degli host separati. Una volta che MicroLC li richiede, questi diciamo, plugin vengono scaricati e iniettati, ma a tutti gli effetti quei plugin sono accessibili, ad esempio in questo caso, in localhost 3001. Alcune altre integrazioni che non approfondiremo perché sono estremamente semplici e trovate tutte le informazioni sulla documentazione che vi ricordo troverete in descrizione sono HDF oppure iframe. Ok? L'ultima proprietà di diciamo, di questa configurazione sono gli internal plugins. Gli internal plugins sono delle proprietà opzionali che permettono di creare dei plugin e avere traccia dei plugin senza però scrivere il menu laterale. Quindi possiamo creare un plugin che non ha una voce nel menu laterale.
La prima domanda che viene fatta più spesso è: ma a cosa mi serve un plugin se non è accessibile? Questo plugin potrebbe ad esempio essere un plugin che viene linkato da un plugin del menu, quindi ho un menu che mi apre una pagina e dentro questa pagina ho un link ad un internal plugin. Sono molto utili perché ad esempio se non vogliamo mostrare tutto a menu possiamo utilizzare gli internal plugin per avere effettivamente dei plugin nascosti e raggiungibili esclusivamente se si conosce il link oppure se l'utente scarica dei plugin classici che contengono dei link ad essi. Ok, anche gli internal plugin sono un array di oggetti. In questo caso gli internal plugin hanno come sempre un ID univoco che deve essere univoco all'interno di plugin e internal plugin all'interno dell'app, un order, un integration mode che ad esempio in questo caso per esempio abbiamo messo un iframe, il plugin root e il plugin URL. È chiaro che non sono necessarie le informazioni sulla label e sull'icona. Ok, andiamo a vedere la comunicazione. Quindi abbiamo parlato di MicroLC e diciamo dei plugin. Una cosa importante sui plugin è cosa questi plugin devono contenere. All'inizio di questa presentazione abbiamo detto che MicroLC permette di integrare qualsiasi framework, quindi potremmo avere dei plugin scritti in Angular, dei plugin scritti in React e così via. L'unica modifica che dobbiamo andare a fare ai plugin, ad esempio in questo caso un plugin React, riguarda alcuni metodi che vanno esposti. Tutte le informazioni su come integrare i plugin sono disponibili sul sito di Qiankun, dove trovate degli esempi per ogni linguaggio o framework. Nel caso specifico, per diciamo, creare ed esportare le giuste funzioni diciamo, di lifecycle necessari a MicroLC per funzionare e far funzionare correttamente i plugin, e tra queste funzioni troviamo la funzione di Bootstrap, la funzione di diciamo, mount del plugin, quella di unmount e quella di update. Queste quattro funzioni vanno integrate all'interno dei nostri plugin, ma comunque risultano funzioni poco invasive. Questo significa che i nostri plugin potranno comunque funzionare e vivere correttamente al di fuori di MicroLC. Un'ultima modifica che bisogna fare è quella al bundle, quindi in questo caso c'è un esempio di Webpack dove vediamo come andare a modificare la configurazione di base per effettivamente creare un bundle dell'applicazione in grado di soddisfare le esigenze di Qiankun e MicroLC per la corretta esecuzione del micro frontend. Ok, due parole su MicroLC Element Composer. Come abbiamo detto in questa presentazione ci soffermiamo di più su MicroLC, ma MicroLC Element Composer è parte integrante del progetto MicroLC e come abbiamo detto all'inizio permette di gestire micro frontend in maniera orizzontale. Allora, MicroLC Element Composer è a tutti gli effetti un plugin di MicroLC, quindi permette di gestire diciamo, micro frontend in maniera orizzontale e nel caso specifico lo fa tramite l'utilizzo di web component che potrebbero essere ad esempio semplici tag HTML oppure web component veri e propri generati con framework o librerie ad hoc per fare questa cosa e a sua volta ha necessità di una configurazione. In questo caso, per sapere come disporre all'interno della pagina i web component che stiamo utilizzando e effettivamente quali web component fanno parte di quella determinata pagina. Tutti i componenti web di diciamo, una configurazione di Element Composer hanno a disposizione un event bus. Questo event bus è un ulteriore modo di comunicare, diciamo, dei plugin inseriti all'interno di MicroLC Element Composer per permettere, diciamo, la comunicazione intra-plugin all'interno della stessa pagina. Ad esempio, immaginate una pagina dove uno dei plugin è un filtro di ricerca e uno è una tabella. Scrivendo sul filtro di ricerca noi vogliamo che la tabella contenga dei dati filtrati. Nel caso specifico, questa informazione viene passata da un plugin all'altro tramite un event bus e nel caso specifico un RxJS.
Ok, ricordo nuovamente che Michele C è un progetto open, quindi lo trovate su GitHub. Se avete voglia di contribuire con dei suggerimenti oppure delle pull request, non esitate a contattarci e farci sapere insomma cosa ne pensate e vi ricordiamo di lasciarci una stellina per aiutarci col progetto. Ok, una cosa importante, ovviamente vedete me in questo video, ma il contributo di Michele C sono tanti, non li ringrazio uno a uno, ma sappiate che dietro Michele C c'è un team di persone che lavora quotidianamente per migliorarlo e portarlo avanti. Detto questo, qui trovate un po' di link e alcune informazioni utili su Michele C. Comunque, tutti questi link li troverete anche in descrizione di questo video. Detto questo, passiamo a scaricare Michele C e utilizzarlo in maniera estremamente semplice con una demo super veloce e concreta di come avviare il vostro primo progetto con Michele C. Ok, per prima cosa andiamo su GitHub e andiamo a prendere l'indirizzo di Michele C. All'interno del nostro IDE di codice andiamo a clonare il repository. Una volta clonato il repository possiamo entrare all'interno della cartellina di Michele C e installare le dipendenze. Ok, una volta installate le dipendenze andiamo a vedere all'interno di questa cartellina che cosa troviamo. Ovviamente troviamo, diciamo, il mock server e gli esempi. Allora, facciamo un yarn dev. Yarn dev ci permette di avviare microLC. Come vedete c'è il caricamento e vengono fatte le richieste. Allora, una cosa importante. Come vedete in questo momento Michele C si avvia, ma viene fornito un errore perché il plugin che vogliamo utilizzare ovviamente non è stato avviato. Allora, nel caso specifico apriamo un altro terminale e andiamo all'interno della cartella example. Dentro questa cartella facciamo un yarn install e uno yarn start. Lo yarn start avvierà il nostro micro frontend. Nel caso specifico la porta è già utilizzata, quindi gli diciamo di sceglierne un'altra e vediamo a che porta viene effettivamente avviato il nostro micro frontend. In questo caso la porta è la 3001 e come vedete il nostro micro frontend è l'Hello World di React. Quindi su mock server possiamo andare su API configuration. All'interno di configuration.json troviamo la configurazione che abbiamo visto nella presentazione. Nel nostro caso specifico andiamo a sostituire in questo caso la porta della nostra applicazione React con la 3001. Una volta modificata la configurazione possiamo tornare su MakerC e provare a navigare effettivamente una applicazione. Come vedete viene caricato correttamente il plugin di React. Una cosa importante è che effettivamente questo plugin React, quelli che vediamo qua come React Plugin 1 e React Plugin 2, puntano alla stessa applicazione, passando però un get parameters diverso che dipende dalla configurazione specifica. Bene, detto questo, io vi ringrazio per l'attenzione, spero che il video vi sia piaciuto, vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella così non perdete nessuna delle novità che pubblichiamo
e di scriverci nei commenti dubbi, domande o se l'argomento è di vostro interesse e se possono interessarvi ulteriori video di approfondimento. Detto questo, io vi ringrazio, ciao e alla prossima!